Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione per questa puntata Psicomagia di Aleandro Jodorowsky. Io inizierei dicendo che questo libro è stato scritto nel 1995 e che Jodorowsky è un artista e un regista cileno di origini francesi. Questo è un libro che abbiamo letto tanti anni fa e quando l'abbiamo letto ci ha lasciato un po' perplessi, positivamente possiamo dire, perché ci siamo subito resi conto di quanto la psicomagia in realtà sia magia vera e propria. Sì, diciamo che Jodorowsky ha in qualche modo legittimato alcune pratiche che nell'immaginario collettivo venivano semplicemente considerate opere di superstizione o di credenze popolari, no? Però effettivamente la psicomagia che cos'è? È il fare un atto simbolico che però ha un impatto importante a livello subconscio. Quindi il principio stesso della psicomagia è questo: funziona se l'atto psicomagico riesce ad avere un impatto emotivo tale da creare dei cambiamenti dentro di noi o di cambiare la narrazione che noi abbiamo dentro di noi. Sì, e infatti la psicomagia è una fusione tra teatro, psicologia, simbolismo anche. L'unione di tutte queste cose ci dà la psicomagia e la psicomagia serve proprio per andare a curare traumi, disagi che una persona ha. Sì, Jodorowsky in questo libro porta vari esempi reali, esempi di persone che magari lui attraverso i suoi consigli, consegnando loro un vero e proprio rituale da svolgere, un atto psicomagico, è riuscito in qualche modo a guarire. E nello specifico tra questi vari casi possiamo citare, non so, l'esempio di quell'uomo che si sentiva un po' succube della figura materna, no? Che viveva proprio all'ombra della madre, senza riuscire a tirar fuori la sua individualità, la sua personalità. In quel caso Jodorowsky come rituale gli ha dato quello di tagliarsi una ciocca di capelli, immaginando che questa ciocca di capelli fosse proprio il cordone ombelicale che lui aveva con la madre, e come se fosse una sorta di funerale andare a seppellire questa ciocca di capelli proprio per dare un taglio a questo rapporto tossico con la figura materna. Prima di seppellirlo dice anche di riporlo dentro un fazzoletto, no? Come si fa quando si seppellisce un nostro caro, no? Si mette dentro la bara, insomma, gli si dà l'ultimo saluto. E un po' è la stessa cosa che viene fatto in questo rituale. Ovviamente qui una cosa importante è che il rituale non deve essere fine a se stesso. Mentre ci si taglia la ciocca, l'intento è fondamentale. Infatti può essere utile magari tagliare una ciocca di capelli, come in questo caso, perché si vuole simboleggiare il taglio di questo legame tossico, di tutto questo condizionamento che grava su di noi, ma potremmo magari in alcuni casi svolgere un altro atto psicomagico. Non so, per esempio, vogliamo far morire un senso di colpa, no? Abbiamo dentro un senso di colpa che ci sta logorando sempre di più, potremmo scegliere anche in questo caso la modalità del funerale simbolico e quindi non so, possiamo per esempio prendere un frutto, non so, magari un cocomero che è bello grande o un melone e pugnalarlo, immaginando che questo frutto sia il senso di colpa. Noi colpo dopo colpo andiamo a sgretolare, a distruggere, ad annientare tutto il senso di colpa che sentiamo dentro. E poi dopo questa sorta di omicidio simbolico, anche in questo caso potrebbe essere utile andare a seppellire il nostro senso di colpa, simbolicamente rappresentato dal frutto che noi abbiamo pugnalato. Questo è un altro esempio, no? E gli atti simbolici sono così importanti proprio perché la nostra mente non li percepisce come distaccati, ma li percepisce come reali. Sì, ed è anche per questo che più sono impattanti da un punto di vista emotivo e più risultano essere risolutivi per la persona. Quindi è chiaro che io il mio atto psicomagico me lo devo scegliere con cura,
devo sceglierlo in modo tale che dentro di me quelle azioni simboliche significano qualcosa di importante, mi smuovono qualcosa dentro, no? Per cui anche l'atto di pugnalare è chiaramente qualcosa di forte, che smuove qualcosa a livello subconscio. Sì, infatti qualche rituale di psicomagia che lui propone ai suoi pazienti sono rituali veramente scioccanti, veramente forti, proprio perché O devono essere... azioni in cui ci vuole veramente tanto coraggio per Certo! svolgerle. Ed infatti Giosuè, l'atto psicomagico, Jodorowsky lo dice chiaramente che non deve essere demandato a un'altra persona, non deve essere demandato al guaritore che fa l'atto psicomagico, ma l'atto psicomagico deve essere fatto dalla persona stessa. È importantissimo questo. Anch'io sono di quest'idea, infatti anche nello sciamanesimo che noi insegniamo poniamo molto l'accento sull'importanza di conoscere le pratiche sciamaniche e di svolgerle in autonomia, perché è a tutti gli effetti un lavoro che si fa su di sé. Quindi lavorando su di sé si riesce a cambiare le informazioni che abbiamo dentro e di conseguenza riusciamo anche a cambiare il mondo fuori da noi. E quindi deve essere proprio un vero e proprio atto che dobbiamo fare, anche se può risultare, come dicevamo in alcuni casi, un atto difficile, quasi scioccante, no? Ci sono degli esempi che riporta, non tanto in questo libro, ma nell'altro libro dove vengono affrontati proprio tutti i rituali, dei rituali che lasciano veramente perplessi e quasi scioccanti, ma è proprio lì che succede la guarigione, è proprio dalla forza del rituale che nasce la guarigione. Ovviamente trattandosi di atti psicomagici, l'immaginazione riveste un ruolo fondamentale, come lo riveste nelle pratiche sciamaniche o in altre pratiche magiche, perché l'immaginazione, come dicevano gli antichi, è il modo attraverso il quale noi abbiamo la possibilità di manifestare ciò che desideriamo. Prima dobbiamo immaginarlo e questo lo possiamo vedere anche nella realtà ordinaria. Un falegname, prima di creare un tavolo e farlo proprio con le sue mani, lo deve prima immaginare. Ma la stessa cosa anche un ingegnere, un architetto che deve progettare qualcosa, prima deve nascere dentro il progetto, allora poi riesce anche a tirarlo fuori. E allo stesso modo, se vogliamo vivere un'esperienza, se vogliamo che la nostra vita prenda una determinata direzione, prima ce la dobbiamo immaginare questa realtà alternativa, altrimenti non potremmo mai allinearci con questo piano di esistenza. E un atto psicomagico, Giosuè, che ci vuoi dire tramite, attraverso l'immaginazione? Allora, ti posso dire di un atto psicomagico che io faccio spesso. Ora, chiaramente io più che atti psicomagici faccio dei veri e propri rituali sciamanici, ma questo per deformazione professionale, però anche, per esempio, ogni volta che io vado a fare la doccia, non mi limito a fare la doccia pensando di pulire le impurità del mio corpo, le impurità fisiche, la sporcizia, ma quando faccio la doccia chiedo allo spirito dell'acqua, porto l'attenzione sul cuore, entro in sintonia con lo spirito dell'acqua e chiedo allo spirito dell'acqua di lavare via tutte le negatività, tutte le energie non mie che potrei avere assorbito e di farle fluire, di lasciarle andare. Ecco, quando faccio la doccia con questo intento, e ora chiaramente faccio sempre la doccia con questo intento perché ne ho riscontrato l'efficacia, però ecco, subito dopo mi sento leggero, libero, pulito, come se ogni cosa che non mi appartenesse, che magari prima mi appesantiva da un punto di vista energetico, non ci sia più. Ed effettivamente questa è la riprova che l'atto psicomagico ha funzionato. Io invece volevo parlarti di un atto psicomagico che ho fatto in maniera inconsapevole, no? E l'ho fatto quando abbiamo smesso, perché hai smesso anche te in quel periodo di fumare. Quando io ho smesso di fumare, era lontano 2008, ancora non avevo letto questo libro, l'ho già raccontato diverse volte, io ho smesso di fumare, dopo aver letto il libro è facile smettere di fumare se sai come farlo. Io ho letto il libro e poi il 23 dicembre del 2008 sono arrivato a fumare l'ultima sigaretta, no? E quando ho fumato l'ultima sigaretta, che in realtà non l'ho fumata nemmeno tutta, ho fatto un vero e proprio atto psicomagico di cui non sapevo l'esistenza, che era quello di parlare con la sigaretta. Gli ho spiegato che
le nostre strade si sarebbero divise, no? E quindi c'è stato proprio uno scambio, abbiamo parlato sotto certi aspetti insieme, è un vero e proprio atto psicomagico. Non sarà un caso, o sarà un caso, ma io da quella sera non ho più fumato una sigaretta. Quindi possiamo dire che questo atto psicomagico, questo dire addio allo spirito della sigaretta, ti ha permesso effettivamente di dare un taglio con questa parte della tua vita da tabagista, definiamola Sì, così. diciamo che questo atto mi è venuto dal cuore, no? Dentro di me, e poi sono rimasto stupito che era una vera e propria guarigione che Alejandro Jodorowsky ci spiegava in questo libro. E la chiave la fa sempre l'attenzione che noi poniamo negli atti rituali, l'impatto emotivo che noi ci mettiamo nei nostri rituali, nei nostri atti psicomagici. E qui gioca un ruolo importante anche l'autosuggestione, che non va sottovalutata, perché tutti noi pensiamo di essere fatti in un determinato modo, di avere delle attitudini e di non poter in alcun modo essere diversi da come siamo, che in parte è vero. Però ricordo anche che attraverso l'immedesimazione con degli archetipi, per esempio, noi possiamo acquisire dentro di noi, seppur in maniera momentanea, dei talenti, delle facoltà che normalmente non ci appartengono. E questo processo lo conoscono molto bene gli attori, che riescono ad interpretare personaggi completamente diversi da loro. Questa abilità ce l'abbiamo un po' tutti. È come se chiaramente il nostro essere gira intorno alla nostra personalità, alla nostra anima e alla nostra coscienza. Ma dato che l'essere umano è connesso con il tutto, con il campo quantico delle infinite possibilità, che cosa mi nega di poter essere qualcosa di altro? Di poter attingere a un potere che in quel momento non ho, ma che mi serve per andare a risolvere una problematica. I sciamani conoscono molto bene questa abilità attraverso l'autosuggestione di trasformarsi, di cambiare, di acquisire poteri e doni che spontaneamente nella realtà ordinaria magari non avrebbero. Un altro fatto importante per Jodorowsky è l'importanza dell'arte nella guarigione, di creare arte. E tanto che lui dice che un guaritore è un artista e un artista è un guaritore. E questa cosa mi fa tornare alla mente quello che diciamo sempre anche noi, con parole diverse. Noi diciamo che lo sciamano È un è artista. un artista e un artista è uno sciamano. Cioè, sono due cose dette con parole diverse, ma che sono la stessa cosa. Io capisco molto cosa vuole dire Jodorowsky perché chiaramente per creare qualcosa dal nulla, che sia musica, che sia una storia, che sia un quadro, tu devi attingere necessariamente a una realtà altra, a una realtà invisibile. Ciò che tu crei proviene da una dimensione, non la vedi, ok, in uno stato ordinario di coscienza, ma non essendo nel qui e ora quello che tu stai creando, chiaramente proviene da altro, da un'altra dimensione. E per avere questa abilità di canalizzare le creazioni sotto forma di arte, di poesie, di foto, di quadri e quant'altro, bisogna essere necessariamente, definiamo noi, degli sciamani. E quindi uno sciamano è per forza anche un artista e viceversa, quindi un artista che magari ha creato nel corso della sua carriera della musica meravigliosa, che ha dato gioia, amore, emozioni a tantissime persone, ha effettivamente svolto un'azione di guarigione, ha svolto un processo sciamanico di cui hanno beneficiato tantissimi altri. Quindi come possiamo negare il fatto che un artista è di conseguenza anche uno sciamano? E infatti possiamo utilizzare anche l'arte come una vera e propria guarigione. E quindi, per esempio, possiamo utilizzare l'arte per andare a effettuare un atto psicomagico. Magari sentiamo la necessità di spezzare delle catene con una persona, con un lavoro, con un nostro partner. Magari sono bravo a dipingere, posso fare un dipinto con delle catene che si spezzano, che rappresentano questo rapporto che si è spezzato. E quindi è proprio l'arte, con le emozioni che l'arte porta in noi, che fa sì che questo atto psicomagico diventi realtà.
Sì, infatti l'arte può essere estremamente terapeutica. Magari possiamo utilizzare anche l'arte per tirar fuori delle emozioni inespresse. Magari dentro di noi sentiamo di avere una rabbia inespressa che ci opprime e che non ci fa stare tranquilli. Possiamo esprimere questa rabbia attraverso un dipinto o attraverso anche una scultura, utilizzando del semplicissimo DAS, no? Dai forma a questa rabbia, dagli un'immagine, tirala fuori e nel momento in cui tu l'avrai tirata fuori e sarà tangibile nel mondo reale, sotto forma di una scultura o sotto forma di un quadro, non sarà più dentro di te, ma l'avrai trasportata al di fuori e in qualche modo te ne sarai liberato. Fino adesso abbiamo parlato, Giosuè, di psicomagia, effettivamente il libro si chiama Psicomagia. Che punti di contatto ci sono realmente tra la psicomagia e la magia vera e propria? Dal mio punto di vista i punti di contatto sono molteplici, innanzitutto perché la psicomagia non è altro che imbandire, il creare, un costruire una sorta di incantesimo, di rituale, dove ogni elemento ha una valenza simbolica. E questo lo ritroviamo anche nelle pratiche magiche, per cui per esempio in magia si fa molta attenzione anche alle fasi lunari, quindi si dice che quando c'è la luna crescente bisogna fare delle pratiche volte ad accrescere, a portare prosperità, abbondanza, a espandere. Mentre quando c'è la luna calante possiamo fare tutta una serie di pratiche che hanno la funzione invece di bandire, di allontanare, di lasciar fluire e di respingere. Poi chiaramente in magia gli elementi che noi mettiamo all'interno di un incantesimo o di un rituale, anche quelli hanno un valore simbolico, per cui si utilizzano determinati colori, per esempio, perché il nostro rituale ha l'intento di portarci in una determinata direzione e quel colore da noi scelto ha una vibrazione in risonanza, in linea con l'obiettivo che noi vogliamo manifestare. Quindi anche questo è un esempio pratico di come ogni elemento all'interno di un rituale magico o della psicomagia debba necessariamente avere un significato simbolico importante per noi. Per cui non so, in magia si utilizzano generalmente, poi ognuno segue le proprie corrispondenze personali, però generalmente si utilizza il colore verde che è associato alla terra, ma anche alla natura, alle piante, quando vogliamo attirare nella nostra vita ricchezza, prosperità. Perché? Perché la natura è un esempio lampante dell'abbondanza infinita che c'è in questo mondo e noi attraverso il colore verde ci sintonizziamo in quella frequenza di abbondanza, no? Oppure possiamo utilizzare il colore nero quando vogliamo far assorbire le nostre negatività, le nostre disarmonie magari a una candela. Allora possiamo scegliere una candela nera, soffiare su questa candela con l'intento di trasportare all'interno della sua cera tutte le disarmonie che ci portiamo dentro, tutte le negatività che abbiamo assorbito nell'ultimo periodo. E poi accendiamo la candela e il fuoco purificatore andrà a bruciare tutto ciò che noi abbiamo trasmesso. Questo è un incantesimo, ma potrebbe benissimo essere un atto psicomagico di Jodorowsky. Questo è un libro che te consigli ad altri o un libro che può essere, che può anche non essere letto o tenuto nella libreria di un appassionato di spiritualità? È un libro che consiglio a chi si interessa del potere della mente, perché questo libro parla del potere della mente che ognuno di noi ha dentro di sé e non se ne parla mai abbastanza, ma noi abbiamo un potere divino, un potere sconfinato. L'effetto placebo, sai che quando sperimentano i farmaci fanno sempre il test placebo e il test col farmaco vero, il farmaco finto e il farmaco vero. Ma il fenomeno dell'effetto placebo è una dimostrazione lampante che dentro di noi abbiamo un potere magico. Io penso, io sono convinto che all'interno di questa pasticchina di zucchero ci sia un principio attivo in grado di farmi guarire e magicamente guarisco. Se questa non è magia, spiegatemi voi che cos'altro è. Una cosa che Giosuè che ci tenevo a precisare è che noi possiamo fare tutti gli atti psicomagici o magici che vogliamo,
ma dobbiamo crederci. È essenziale, perché se noi siamo i primi che non ci crediamo, i miracoli non si avverano. Il fatto stesso di credere nell'efficacia di un rituale, di un atto psicomagico, di un incantesimo, fa sì che abbia efficacia. Mentre se io mentre lo faccio sono scettico o quasi lo faccio con vergogna o non mi sento a mio agio con queste pratiche, mi sembra di fare delle cose quasi infantili e sto perdendo il mio tempo, allora è meglio fare altro. Invece dobbiamo ritornare a essere bambini. Quando eravamo bambini facevamo tantissimi atti psicomagici, no? Perché quando siamo bambini siamo spontaneamente allineati col mondo dello spirito e ci viene spontaneo quindi parlare con le dimensioni invisibili. E quindi lo spirito con cui noi facciamo una determinata pratica, un determinato atto psicomagico, è determinante per la sua riuscita. Più semplicemente, Giosuè, io direi che il mondo dello spirito ha delle regole completamente diverse dal mondo materiale. Quindi nel mondo materiale, un passo dopo passo, se io muovo le gambe, arrivo da un punto A a un punto B. È matematica, è così. Nel mondo dello spirito ci sono delle regole diverse. Quindi se io non credo a quello che faccio per il mondo dello spirito, non avrò mai risultati. Perché questa è la prima legge. Sì, diciamo che tutto ciò che ha a che fare con la magia, con lo sciamanesimo o in questo caso anche con gli atti psicomagici ha un sapore mitico, ha un sapore archetipico, cioè questi simboli che noi andiamo a utilizzare per far sì che il rituale abbia efficacia provengono da una dimensione mitica. Quando noi leggiamo le storie dei miti greci o dei miti norreni, troviamo lo stesso linguaggio magico, lo stesso linguaggio dell'anima ed è per questo che magari molti incantesimi, per esempio, vengono scritti in rima. Perché in rima? Perché devono essere cantabili, devono essere orecchiabili, devono avere il linguaggio dell'anima, quel linguaggio che è molto in sintonia con la dimensione dell'infanzia, no? Le filastrocche, le nenie, le ninnananne, cioè tutti elementi che dolcemente, spontaneamente entrano dentro di noi e vanno a lavorare a livello subconscio. Quindi anche quando vogliamo creare un'affermazione per noi importante che ci aiuti ad andare verso la direzione sperata, farlo in rima aiuta, perché rende il tutto più poetico, più magico, più mitico. Prima, Giosuè, di terminare la puntata di oggi, volevo ritornare un attimo indietro sull'importanza del rituale. Quanto il rituale è importante sia per una guarigione psicologica, sia per una guarigione, in alcuni casi, anche fisica. Beh sì, perché chiaramente il rituale in alcuni casi ha proprio questo scopo, quello di guarire un dolore magari, il dolore che può essere di una perdita, di un lutto o in alcuni casi anche di un aborto. Ecco, per esempio Jodorowsky nel libro parla di una donna che viveva male il fatto di aver perso un figlio e quindi di aver abortito e si portava dietro questo dolore senza mai riuscire a smaltirlo. E lui le ha consigliato come atto psicomagico quello di scrivere una lettera a questo bambino mai nato, a presentarsi come sua mamma, ma anche a dirgli addio, a lasciarlo andare. Dopodiché ha chiesto a questa donna di comprare un dono a questo bambino mai nato e di seppellire sia la lettera che il regalo che gli ha comprato in modo da consegnarlo direttamente al bambino nel mondo dello spirito. Questo è un modo attraverso il quale questa donna ha potuto chiudere un cerchio della sua vita e quindi non lasciare più aperta quella ferita dell'aborto, ma guardarla in faccia, affrontare il problema, comunicare con lo spirito di quel bambino mai nato e dirgli finalmente addio. Questo è un classico esempio di atto psicomagico volto per guarire una ferita emotiva in questo caso. Bellissimo questo rituale, molto emozionante anche solo sentirlo raccontare, no? Sì, poi sai, a livello sciamanico sappiamo molto bene quanto questi bambini mai nati, questi spiriti che non sono stati riconosciuti, possono avere un impatto importante sulla vita delle persone, sulla vita della famiglia in cui questo bambino non ha avuto modo di entrare.
E quindi sappiamo che a livello sciamanico è molto importante appunto riconoscere queste anime che non si sono mai incarnate, perché in qualche modo sono entrate in contatto con noi e noi non possiamo far finta di niente, non possiamo escluderle come se non fossero mai esistite, come se non fossero mai entrate in contatto con noi. E attraverso magari un atto psicomagico noi possiamo dialogare con questi spiriti, riappacificarci, dar loro amore e farle sentire comunque importanti e poi lasciarle andare. Anche per oggi la puntata finisce qui, se non l'avete ancora fatto lasciate un like ed iscrivetevi ovviamente al canale. Fateci sapere nei commenti se avete mai fatto un atto psicomagico anche in maniera inconsapevole o se avete letto questo libro che noi riteniamo essere estremamente interessante per tutti gli appassionati di esoterismo, di sciamanesimo e di spiritualità. Grazie ancora per averci seguito fino alla fine e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!